Allora, stiamo andando a vedere sta Gioconda. Parto già deluso, non capisco cosa ci sia di bello in sta Gioconda. Ancora qua, basta! Ho gli incubi! Continuo a trovarmi sempre nel solito posto! Signori, siamo arrivati a Parigi. Mi stanno tornando le vibes di Marsiglia, perché la stazione, sì, Fiat Mare, è un bordello completamente. È un cazzo di bordello la stazione. C'è il disastro di gente. Mi sembra di essere un mix tra Africa, tra qualsiasi roba. La stazione è la casa dei senza tetto qui, ma proprio devasto ce ne sono. Oltretutto fuori è tutto quanto muoio. È stata un'ora e mezza di pullman soffocante. Era pieno di bambini che urlavano ma state a casa. Mamma. Faccio un reclamo: i bambini dai 0 ai 3/4 anni non devono montare i mezzi pubblici e rompere i coglioni agli altri, devono stare a casa. Poi siamo in Francia, figa, e c'è un'aria condizionata della Marotta che ti uccide. Si prospetta un buon inizio da questa cazzo di Parigi. The next day. Signori, buongiorno, sono in felpa perché penso ci siano 15 gradi qui a Parigi, diluvia. La temperatura in ostello si aggira sui 50 gradi, sono tutto sudato, non c'è aria condizionata né niente. Fuori fa freddo, c'è un'escursione termica pazzesca, c'è un'affa clamorosa e felpa perché sennò ho paura di ammalarmi, ma anche perché altri viaggi sono in programma. Allora facciamo il biglietto della metro e mezzi pubblici per spostarci in centro, perché siamo a 5 km dal centro. Pieno di italiani qua e questa è sempre pieno. Benissimo, sotto questo sole cocente sono praticamente già le 10:30, tenendo conto che ci siamo svegliati alle 7:30. Direi che il tempo della metro troppo, siamo stati quasi un'ora in metro soltanto per arrivare dove? Al Parco dei Principi, guys. È pieno di sicurezza perché stasera c'è la prima di campionato, ma non c'è Mbappé, non c'è Verratti, non c'è Neymar. Di Skriniar e Donnarumma che mi stanno sul cazzo non me ne frega niente, quindi niente partita, anche perché costa troppo. Lo store invece è esattamente di fianco allo stadio, ma ha un palazzo gigantevole, sembra un museo, è gigante. Siamo in bus verso Torre Eiffel. Bene, il tempo è cambiato, in peggio però, sta gocciolando e siamo di fianco alla Senna. Mi hanno sempre parlato della Senna come un luogo sia romantico dove passeggiare tra amorosi, amanti, quel cazzo che è, ma sia che se tanto spuzza, che se spuzza da piè, che se spuzza da pesse, spuzza da formaio. Romantico un cazzo, mi sembra. Dai che andiamo verso sta torre che da lontano è strabrutta e verso ruggine beh un marso. Da vicino magari se è meglio, di sicuro di notte illuminata non si vede la ruggine. Bello, guarda qua che bella merda. Il panorama con questo tempo qua è proprio abominevole. Credo che voglia dire che faccia cagare. Bello, bello marso. Anche la passeggiata vicino alla Senna non è per niente male. Tacco sentire odore da pisso. Buono. Ramena cupa la mesa. Ale, le bleu, ale. Guardate che bel tempo di merda, ragazzi. Beh, voi dovete soltanto fare così per rendere la vostra giornata migliore. Entrate su YouTube, entrate col vostro account, cercate Dime Fabio e cliccatevi e attivate la campanella tutte quante, così vi arrivano tutte le notifiche per quando escono i miei video. Mi raccomando, fatevelo, altrimenti la Torre Eiffel cadrà. Allora qua scrivetemi nei commenti quanti di questi si sono già mollati. Ragazzi, noi adesso saliremo sulla Torre Eiffel, ma chissà perché ho il presentimento che non mi funzionerà più nessun dispositivo mobile né la telecamera e non riuscirò a fare i video. Comunque salire costa 30 euro se fai tutto ascensore, se fai fino a metà a piedi e poi ascensore costa 20 euro e se non sali 0 euro. Ragazzi, cosa volere di più? Panino tipico con le escargot sotto la Torre Eiffel. Sono buonissime le escargot. Figa, pieno di gente, c'è disastro, disastro. Anche roba, siamo davanti al giardino big enorme della Torre Eiffel. Ma qua manca erba, c'è troppa gente. C'è un misto paltano perché ha piovuto questa notte. Secondo me c'è troppa gente. Io non sono amante delle metropoli così grandi, troppo affollate. Già lo sapete che io preferisco l'esotico e qui non c'è proprio nulla di esotico. Grande gorilla. Se salite sopra la torre
vedete tutti i parchi in verticale. Questa è la famosa pista da skateboard dove Mark Thompson ha fatto la sua prima skateboardata in backflip. La vera hit positiva della Torre Eiffel. Questo tè al bar costa €1. Guarda che roba, penna baguette come souvenir. Guarda quanta gente, ciao ciao ciao. Fate attenzione perché è pieno di talpe cementali per terra. Allora, post torre è tornato il nuvolo innanzitutto. Stiamo andando verso il quartiere Champs-Élysées, quartiere tipico da soldi di Parigi, dove ci sono vie da soldi che noi non abbiamo. Ah, i Campi Elisi. Evviva i sposi. È abbastanza indifferente dove andare qua. Poco ma sicuro, siete sempre in mezzo alla strada. E la rotondona principale qua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vie ci sono. Andate dove volete. E la via che andiamo adesso di qua c'è l'Arco di Trionfo in giro. Senti che cazzo di casino. È strapieno di gente vestita con le maglie da calcio. Cioè, ma io mi domando, ma non sudate mica? Ma gli piace sudare qua la gente. Qua vanno in giro con le baguette sotto le ascelle. Così fanno pane e cipolla insieme, tutto in uno. Buono! Dove cazzo siamo finiti? La città di Parigi, nella zona di Campi Elisi, è una città montuosa. Qui una volta si sorgeva uno dei 7 colli di Roma, solo che sono scomparsi con il terremoto del 1914 ed è rimasto solo un colle, il colle dei Campi Elisi, che ti porta, che ti porta all'Arco di Trionfo. Arrivo qua, costruito per commemorare le vittorie di Napoleone nelle sue guerre e battaglie. Qui la gente si butta in mezzo alla strada per fare le foto finché il semaforo è rosso, poi quando diventa verde via come coyote, in scampa. Il signorino alle mie spalle è la statua di Charles de Gaulle, che corrisponde sia al nome dell'aeroporto, che andremo a prendere noi l'aereo tra qualche giorno, ma è stato anche un presidente della Repubblica importante per la Francia, e una dei suoi slogan, una delle sue frasi è stata ritenuta molto importante, tanto che è stata scritta insieme a un'altra frase nel suo monumento, e dice: c'è un patto di 20 secoli tra la grandezza della Francia e la libertà nel mondo. Questo penso voglia dire che la Francia nella storia è sempre stata grande, però ha sempre concesso, insomma, la libertà di tutti. Infatti è un paese, questo, da sempre molto libero. Qui c'è un mix di culture da parte di tutto il mondo, quindi penso che voglia dire questo. Se ho cannato ditemelo nei commenti. Molto apprezzabile che a Parigi sia pieno di spazi verdi, di parchi, perché ce ne sono abbastanza, ce ne sono tantini, sì, ma comunque i viali, le strade, le vie sono sempre contornati da alberi e bei spazi verdi. Approved. C'è questo ponte strafigo, che strafigo sì, perché è pieno di roba d'oro, che è il ponte intitolato allo zar Alessandro III, che ha fatto qualcosa di sicuro, ma io non lo so. E all'entrata e all'uscita ci sono i 2 pilastri con sopra cavallo con le ali d'oro, detto anche Pegasus. Adesso voglio che andate nei commenti e mi scriviate di che colore era il cavallo bianco di Napoleone. 3 hours later. Super Quark, episodio 1, Paris. Ragazzi, stiamo facendo un reportage, stiamo rischiando la vita per voi. Siamo sotto la torre che, se vedete bene, al secondo piano è partita tutta l'illuminazione, perché se vedete su internet oggi 12 agosto 2023 allarme bomba, lì è successa un'esplosione, ha fatto illuminare tutto quanto ciò. Stiamo rischiando la vita per voi ragazzi, lasciate like e iscrivetevi. Sì, ma comunque smettetela di sopravvalutare questa città solo perché ne avete viste poche. Basta, calmatevi cazzo, andate a vedere il Lussemburgo nello scorso video, che merita molto invece. Aria come brilla. Ragazzi, guardate, questo è un ristorante, ci sono i camerieri, sotto c'è la cucina. No, non scappare, sto facendo il video. Ah, la città degli innamorati, ma non capisco perché. Mi scrivete nei commenti perché è definita la città degli innamorati. Grazie. Dai, buonanotte con la piramide di Parigi, ci vediamo domani. Ciao. Signori, buongiorno, siamo in Place de la Concorde, ma come sempre, mannaggia al cazzo, c'è sempre qualcosa in ristrutturazione, lavori in corso, barricate, guarda che bello sto robo qua d'oro, ostacoli, gente che lavora, basta lavorare, andate a vivere. Place de la Concorde caratterizzata da in mezzo questo enorme obelisco egizio. Credo che ci sia scritto che la Francia è una repubblica fondata sull'escargot. Penso che nell'antichità Napoleone lo abbia chiavato agli egizi perché si diceva che era un gran ladro. Ci sono un sacco di fontane color verde e oro. Place de la Concorde che si trova alla fine degli Champs-Élysées. Di là abbiamo l'ingresso a un giardino enorme che ti porta al Musée d'Orsay, Musée de questo, Museo de queo e soprattutto di Louvre. Ecco, esattamente così è fatto. Siamo entrati da qua, qua ci sono i cessi, fontanona.
parcone e quei vari musei. Qua c'è il Louvre che andiamo domani e adesso noi andiamo a dormire a qualche parte qua. 1 hour later. Bene, siamo arrivati, momento più atteso di tutta la vacanza. Non vedevo l'ora di arrivare in questa cattedrale che non mi dice proprio niente, come un po' abbastanza tutta la città. Cattedrale di Notre Dame, ricordata e rinomata perché è stata l'ambientazione del romanzo di Victor Hugo, ovvero Il gobbo di Notre Dame. Mi è venuto mal di schiena stare qua. Oh raga, mi sono rotto il cazzo, io non vedo l'ora di andare a Parigi, ma proprio rotti i coglioni, Domani andiamo al Louvre, almeno stiamo dentro e non vedo ste 4 mura grigie, marroncine, color Bucarest. Basta la Francia, basta. Nizza tutta la vita, bellissima Nizza. Marsiglia è una merda. Parigi siamo vicino a Marsiglia. Ara qua, gli stessi cosi di pollo impanati che ho mangiato a Monte Carlo, a Nizza, insomma, negli scorsi video, passate a vederli. Buoni, si torna sempre dove siete stati bene. Beh, già sa. Ci vediamo domani. Signore, buongiorno. Panino con formaio e marmellata, ma oggi tocca a Louvre. Ok, 9:05 stiamo entrando. Penso che siano tipo 10 anni che non entro in un museo, ma non ricordo dove perché dell'arte non me ne serve un cazzo. Infatti vengo qua solo perché è gratis. Guarda qua la mappa del museo. Scrivetemi nei commenti perché io ho cercato su internet ma a quanto pare la mia testa non concepisce. Davanti a questo quadro di merda c'è tutta questa gente e davanti a tutte le bellissime altre opere non le caga un cazzo di nessuno. Spiegatemi perché. Fa cagare la Gioconda rispetto a anche un semplice quadro di un'altra roba. Figa, mi sta venendo sonno star qua dentro. Meno male non ho pagato il biglietto. Per i cittadini dell'Unione Europea sotto i 26 anni l'entrata è gratis. Credo che comunque l'umanità sia malata, come il 99,9% delle persone, perché tutti vanno a vedere sta cazzo di Mona Lisa e quindi tutti dicono che è bella, quindi anche chi non sa va là e dice che è stupenda, quando in realtà fa cagare. Guardate tutti quanti gli altri quadri e venite a Louvre, ditemi qual è il più bello. Bello, esotico questo, altro che Mona Lisa. Guarda che bello con le tribù africane. Ma io mi chiedo come mai non ci sia nessuno in questo posto qua. Cioè sono da solo. Reparto Africa, Asia, Oceania, non c'è nessuno, sono da solo. Questo è bello, questo è esotico. Cioè immaginate questo in mezzo a una giungla con tutte quante le palme, ma che figata. Altro che quei quadri del cazzo. Cioè guarda che esotico, guarda. Cioè io queste statuette qua le apprezzo un sacco, sono molto esotiche, cioè perché non c'è nessuno qua? Bisogna imparare ad apprezzare l'esoticità, basta quadri dipinti del cazzo. Comunque voglio andare in Oceania, credo che comunque con l'Europa devo dare un bel taglio perché proprio io ne ho coglioni pieni. Cioè tu vuoi dirmi che io sono appena stato in questo posto qua, che è completamente fuori da tutto e non se lo caga nessuno? Ecco perché mi piaceva, mi piacciono le cose completamente non mainstream e che non si caga nessuno. Figa, messo sto posto, dove cazzo sei che sto finendo dai babilonesi? Porco boia, ma copate ebete, mutilata. Dovremmo essere dai greci qua, mi sa che siamo in zona greca. No aspetta, oppure forse sono dai romani. Figa, non capisco un cazzo. Beh Nicolò, questa è una di quelle cose che interessa a me. Finalmente credo di essere entrato nel posto che stavo cercando da mezz'ora. Sono dagli egiziani. Io tra 3 mesi sarò lì. Preparatevi al vero Egitto su Dima e Fabio, iscrivetevi. Ma dove cazzo sono le statue qua? Ara, Moise, Ken. Io continuo ancora a non capire in che reparto sono finito. È la terza volta che vedo sta statua, io sono già stato qua dentro. Io non capisco dove cazzo devo andare. Facciamo una cosa, adesso usciamo e ci vediamo fuori. 6 hours later. Ho appena preso la cena e sto girando come un vero francese con la baguette sotto l'ascella. Solo che questa è solo baguette, non è baguette cipolla, perché io sono profumato. Peccato che sta diluviando e sono profumato e sfigato. Ma figa, proprio adesso deve piovere. Guardate la mia baguette, poverina, baguette inzuppata. Guarda qua, scrivetemi per piatti a domicilio al parco sotto la pioggia. Guarda che chef. Guarda che robetta, sa di baguette al limone. Fare i navigli della Senna. Se volete fare una serata alternativa non in centro, venite per la Senna, che è molto bello e che c'è anche una bella spuzza a Pesse. A mani basse il posto più bello dove godersi il tramonto romantico sulla Senna. Ma volendo, dato dalla presenza di gente un po' ambigua, tramonto non romantico. Dalla Place de la Concorde vi mando la buonanotte e ci becchiamo domani con l'ultima tappa. Buondì. Oggi Hotel degli Invalidi, Museo dell'Armée, tradotto tomba di Napoleone. La visita più veloce al museo della mia vita, si entra, eccola qua, la tomba di Napo. Ci siamo catapultati in aeroporto, mi stavo dimenticando di fare l'outro. La mia avventura qui a Parigi è terminata, penso e spero che sia anche la mia ultima volta in Francia, perché ne ho 2 coglioni così, è la mia terza volta in Francia. Parigi, città troppo commerciale, città troppo sulla bocca di tutti, città troppo mainstream, troppa gente, a me non piace, preferisco una città più tranquilla, con meno gente, dove può essere più libero e non tutti ciucciai, città per niente esotica. Qual è la parte che mi è piaciuta di più? Montmartre, che vedrete nel video a parte
tornate settimana prossima, mi raccomando, sintonizzati, perché penso sia il quartiere più bello e più moderno di tutta quanta Parigi. Non perdetevelo settimana prossima. Arriveranno i road trip, ovvero più video nello stesso paese che lo andremo a visitare completamente dalla testa ai piedi in modo esotico. Like e iscrizione obbligatoria, mi raccomando, perché siamo soltanto il 10% di quelli che guardiamo i video che è iscritto. Quindi ragazzi, premete il tasto che non serve assolutamente nessun soldo, è gratis, fate solo un piacere a me e mi aiuta a crescere. Qui da uno dei 1000 terminal di Parigi è tutto. Baci, abbracci e spuaci. Au.